when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Siamo finalmente arrivati a Tatooine. A Tatooine qualcuno dirà qualcosa, questo nome infatti da qua prende il nome Tatooine, che è il pianeta natale niente di meno che di Anakin Skywalker della saga di Guerre Stellari. Infatti questo ambiente circostante a Tatooine ha talmente impressionato il regista George Lucas che ha persino chiamato il pianeta in cui Luke Skywalker è nato e cresciuto con questo nome. Infatti sono state girate in Tunisia, verso Tatooine, molte delle scene ambientate in questo pianeta. Tra questi villaggi berberi del deserto, gli Ksar, in particolare i più visitati sono Kenini, Duriet, Ksar Uled, Sultan e Ksar Hadada. Adesso andiamo a visitare il primo Ksar. Come vediamo non ha nessunissima entrata se non quella principale, proprio perché aveva una funzione di fortificazione, di difesa. E adesso qua sulla mia sinistra, forse ancora la telecamera non lo inquadra, adesso dovrebbe inquadrarlo, è l'unica entrata dello Ksar. Dove siamo? A Sarmagla. Vicino a Tatooine, il più vicino che c'è, il primo che vediamo a vedere. Sì, il primo. Non c'è nessuno, naturalmente. Dopo aver preso tanta acqua, tanta, finalmente comincia il sole. Sì. E finalmente cominciamo a vedere un po' di Tunisia. Sì, bellissimo. Siamo infilati in questa strada per andare a trovare uno Ksar su una collina, molto, diciamo, su uno Ksar storico, anche se non famoso, ma dovrebbe essere in una posizione strategica, insomma, bella, ma non è segnalato per un cazzo, non riusciamo a trovarlo. Quello che si vede là in fondo, quella specie di montagnola, è lo Ksar che vogliamo raggiungere. La direzione è quella giusta e quindi adesso abbiamo una strada, abbiamo capito forse qual è la strada giusta e cercheremo di nuovo di raggiungerlo. Finalmente sembra che abbiamo trovato la strada giusta, veramente non è segnalato per niente ed è un vero peccato perché qua la vista è stupenda, adesso non sappiamo bene come sarà lo Ksar, ma alla fine anche soltanto il venire qua sopra e vederlo, vedere questo scenario è davvero spettacolare. Peccato che non riescono a valorizzare quello che hanno. Cosa sono gli Ksar? Gli Ksar o Ksor al plurale è un tipico villaggio fortificato berbero, altamente diffuso al sud della Tunisia dal XV secolo.
Questa parola deriva dall'arabo e significa appunto castello. Infatti è una costruzione modulare generalmente composta da granai ed abitazioni, la cui tecnica costruttiva è stata adeguata alla scarsità di legname che c'è in queste zone, quindi senza ricorrere a travature o casseforme, ma sono costruiti interamente utilizzando il fango essiccato e la paglia. Generalmente hanno un unico ingresso e quindi tutto il resto è chiuso, un unico ingresso è dove si può appunto accedere a questi xar. A questo punto si vede molto bene la strada che abbiamo fatto per raggiungere questo xar. Naturalmente non ce n'era bisogno perché ci siamo sbagliati, ma... Continuiamo il nostro percorso verso sud. Il prossimo punto di sosta sarà Xar Olet Soltane, uno degli xar meglio conservati di Tataouine. A questo punto una delle due telecamere, una delle mie GoPro si è messa a fare i capricci e ho perso tutte le registrazioni soggettive fatte da qua a Xar Ghilane e io purtroppo me ne sono accorto solo al mio arrivo a Xar Ghilane. Quindi tutto quello che ho fatto qua all'interno del Xar Sultan, ma non solo, anche tutte le registrazioni fatte a Kenini, tutte le registrazioni fatte a Matmata, posti molto belli che avrei voluto farvi vedere anche da vicino e descriverli dal vivo, almeno era più interessante, ma purtroppo mi sono perso tutto e non ho controllato. Da adesso sono un dilettante, da adesso in avanti sicuramente controllerò più spesso lo stato delle mie registrazioni. Per adesso godiamoci almeno la strada che questa telecamera funzionava e ha registrato. Siamo quindi arrivati a Duiret, che è un piccolo villaggio berbero sempre nel governatorato di Tataouine, Tataouine del Sud, situato su una collina, anche questo come gli altri xar, e vicino al villaggio che è stato costruito negli anni 60, direi più o meno con lo stesso nome, si chiama uguale. E cos'altro dire? Adesso andiamo a visitarlo e vediamo assieme cosa c'è di bello. Dove siamo, Patata? Sono in opera. Scusa, dove siamo? A Duret. Dove siamo, Patata? Adesso facciamo dire a lui. Vieni Dove qua, siamo? fammi. Duret. Duret. Vieni qua. Duret. Mi faresti una foto con lui? No, tu hai... Bene, adesso entriamo nella sala da tè. Una foto qui che fumo. Tè, me, caffè. È strano che in queste sale da tè tengono anche gli asini. Tè, me, caffè. Senti.
Continua il nostro giro degli Xar, quindi ci dirigiamo ancora più a nord verso quello che è forse il villaggio rupestre berbero più famoso del distretto di Tataouine, che è Kenini. Anche Kenini è situato su un altipiano perché anche lui, come gli altri, è un granaio fortificato. Siamo praticamente arrivati a Kenini. Guarda, c'è la mosca bianca, vedi? Dov'è? Ah, eccola là, eccola là, eccola là. Quindi questo ci dice che siamo arrivati a uno dei posti più visitati di questa zona di Tataouine, Kenini. Lo Xar è ancora praticamente invisibile, mimetizzato com'è con i colori della terra. Guarda come spicca la mosca bianca. È stata costruita sopra a un alto piano a forma di dromedario e la testa del dromedario è rivolta verso la Mecca. È una delle moschee più visitate. Come dicevo, purtroppo ho perso tutti i video fatto da Djerba fino a Xargilan e quindi compresa Kenini, e quindi metto qualche foto almeno per far vedere Kenini per chi non c'è mai stato. Non è certo quello che volevo fare, ma tant'è. Quando si viaggia normalmente uno si informa il più possibile, a maggior ragione per chi come me non utilizza magari viaggi organizzati, quindi cerca di organizzarsi il più possibile per conto proprio. La mia fonte principale, come credo quella di tanti altri, è naturalmente internet, dove si trova tantissime informazioni. Digitando Tataouine vi verrà fuori una valanga di informazioni che riguardano naturalmente guerre stellari. Una cosa che mi ha colpito particolarmente è che durante la prima volta che hanno girato il film è stato un macello, cioè è piovuto in Tunisia dopo 50 anni che non pioveva così tanto, è stato un diluvio. Il set è stato praticamente completamente distrutto, camion in mezzo al fango, attori che hanno sofferto di dissenteria, talmente tanti casini che uno gli verrebbe da dire ma insomma io non lo giro qua sto film, vado da un'altra parte. Invece no, il film è stato girato comunque in questi posti, perché nonostante fosse un film pieno di effetti speciali, gli scenari naturali sono comunque importantissimi e fondamentali. L'incipit del video diceva: tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, noi siamo a poche ore di traghetto da quegli scenari. Sulla strada per Mart Mata abbiamo trovato questo posto dove si mangia molto bene,
Questo è il capo, Ok, il sì. chef. Chef, oui. E abbiamo mangiato il pesce, Pesce. Mongin. mongin, Mongin. e ci ha ospitato, siamo stati benissimo. Quindi se passate di qua fermatevi perché è un bel posto. Ok. Ci fanno anche la carne. Tutte le foto. E Sì, Royal. like, tanti like. È chiuso questo? Onestamente vedere la preparazione del piatto ci ha un po' stimolato l'appetito, però purtroppo non riusciremo ad assaggiarlo perché mi hanno detto che ci vorrà più di 3-4 ore di cottura, adesso non ho ben capito. Non ho neanche ben capito il nome del piatto, dovrebbe essere Kouka Arabi, però onestamente credo di pronunciarlo in modo orrendo. Mentre andavamo in moto ho chiesto a Mirko, ci fermiamo a mangiare qualcosina? Oh, ma io non c'ho mica fame, ha detto no. Siamo arrivati, ha preso un pesce di 1,5 kg. Mangiamo. Si è mangiato tutto il pane. Una banana, mangiamo la banana. Tranquillo che me lo porta, grazie. La banana mia Un nonna. pesce di 1 chilo. Adesso quando arrivo lo faccio vedere. Anche la zuppa. La zuppa ha già finito il pane lì. Sì, Oh, non c'ho mica Mangia il fame. pataccio, mangia la Io non mangio una volta al giorno, ce n'è abbastanza. Lungo la strada si trova una marea di distributori non proprio ufficiali. All'inizio ci chiedevamo perché ci fossero tutti quei distributori, visto che la rete è ben coperta da distributori tradizionali. Ci ha spiegato che quei 20-25 centesimi in meno che ci sono si spende in questi distributori, diciamo, con benzina di contrabbando, sono importanti. È chiaro che la qualità non è proprio garantita, a volte dicono lascia un po' a desiderare. Lungo la strada che stiamo percorrendo da Matmata, da Kenini a Matmata, ci si trovano veramente paesini fantastici, poco turistici, si vede che sono poco frequentati dai turisti, dove sarebbe veramente una grande cosa fermarsi, assaggiare le cose, fare due chiacchiere con chi vive in questi posti, ma purtroppo siamo un po' lunghi, siamo arrivati un po' lunghi alla fine di questa giornata, dobbiamo ancora visitare Matmata e quindi dobbiamo gioco forza saltare purtroppo questi luoghi, non fermarci. Siamo arrivati a Matmata, il luogo delle case troglodite, queste case scavate nel terreno che devono la sua fama soprattutto a George Lucas. Infatti ne ha acquistate alcune e le ha trasformate utilizzandole per alcune scene dei suoi film. Alla fine una di queste è diventato un albergo che lo vediamo qua davanti, l'Hotel Sidi Driss. Siamo arrivati alla fine della giornata ed è stato secondo me uno dei pezzi più belli, giusto, di quelli che abbiamo fatto fino ad ora. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e l'iscrizione al canale, metto qua sopra il link se volete vedere le prossime puntate qua sopra.